Bentornati a tutti carissimi utenti. Allora, oggi si chiude la parte della formattazione con il terzo ed ultimo video. Quindi metteremo proprio in pratica, già abbiamo visto cosa abbiamo fatto nei precedenti video, quindi abbiamo reperito il materiale, nella seconda parte di video invece abbiamo masterizzato, quindi effettivamente il mana abbiamo tutto il contenuto, e oggi invece appena cambiamo inquadratura andiamo a vedere proprio inserendo nel nostro computer, nel masterizzatore, il CD che abbiamo creato per chi volesse utilizzare il DVD, invece nella porta USB la nostra pendrive che abbiamo creato precedentemente con il programma, il software che vi ho fatto vedere, Rufus. Quindi senza perdere altro tempo vi farò vedere come andare ad installare chi Windows 10, chi ha il computer adatto per Windows 10, chi Windows 11, ovviamente varierà qualche cosa. In questo video precisamente io utilizzerò il Windows 10, essendo che sto andando a formattare una macchina che è datata di credo più di 10 anni o quasi 10 anni, quindi in questo caso non potrei mai pensare di andare a mettere Windows 11, anzi già Windows 10 è un azzardo, però insomma mi serve soltanto farvi vedere come e cosa dovete andare a fare come passaggi, come dovete seguire bene questi passaggi. Quindi senza perdere altro tempo andiamo a vedere come si formattano in maniera perfetta i nostri computer dal boot, dal BIOS. Ed eccoci qui. Allora, sono entrato già io nel BIOS, però voi per entrare nel BIOS cosa dovete fare? Intanto dovete accendere il computer e all'accensione dovete immediatamente cliccare ripetutamente i tasti che possono andare dall'ESC, dal cancel, dal delete, dall'F1 all'F12, quindi alcuni BIOS dipende la vostra scheda madre, che marca è, quando è stata fabbricata, e alcuni entreranno con il tasto cancel, altri col delete, altri con l'F12, altri con l'F8, F4, F2. Vi consiglio quindi, prima di fare questo procedimento, di andarvi a cercare in internet il modello della vostra scheda madre e l'ingresso nel BIOS. Molte volte cliccando proprio all'accensione del computer vi compare, però in maniera molto veloce, sta attivo qualche secondo, non di più, vi compare proprio il tastino per entrare nel BIOS. Per esempio, se io il mio lo faccio ripartire, accendo il computer e immediatamente clicco il cance, da me entra, perché questa scheda madre entra con il cance. Se vedete qua al centro è spuntato proprio per qualche secondo l'ingresso della nostra scheda madre, quindi mi fa capire che col cance o col delete riesco a entrare praticamente nel mio BIOS. Quindi in questo caso, una volta che vi siete accertati qual è il vostro tasto, mi raccomando ripetutamente immediatamente all'accensione del computer. Se per esempio non vi entra con il tasto cance, dovete rispegnere il computer, riaccenderlo e rifare la procedura. Mi raccomando, non fate la procedura a PC acceso, perché non andrà a buon fine. Dopodiché, in questo BIOS, per esempio, o in qualsiasi altro tipo di BIOS, dipende quale avete, dobbiamo recarci con la freccia nella finestrella qua in alto, boot. Come potete vedere, qua troviamo due partenze, la prima e la seconda. Ovviamente qui voi vi troverete sempre il vostro hard disk, quindi in questo caso come prima partenza da me c'è l'Hitachi, perché è l'hard disk, e deve stare così una volta che però finiamo e concludiamo di formattare il PC. Lo dobbiamo riportare ad hard disk, perché ovviamente deve partire quello che abbiamo inserito nel nostro hard disk, quindi all'interno del sistema operativo che è memorizzato in hard disk. Come secondo per esempio c'è CD, però in questo caso io il secondo, il CD, lo devo ora portare sopra perché sto formattando il mio computer, quindi come primario lui deve farmelo partire dal CD, perché io sto decidendo di formattare la macchina utilizzando il DVD. In questo caso, se voi utilizzate la pendrive, qua vi troverete per esempio come terzo USB, quindi vi fa capire che c'è una terza opzione. Per cambiarla e portarlo sopra dipende sempre dal BIOS. Posso capire che risulterà un po' complicato, però effettivamente lavorandoci all'interno del BIOS è un po' complicato, sia perché in inglese, però alcuni BIOS permettono di cambiare la lingua, io non la cambio perché mi trovo benissimo a maneggiare il mio BIOS con la lingua inglese. Alcuni per esempio per spostare sopra lo possono fare con i tastini F5 e F6 e CD verrà riportato sopra al posto del primo boot. Altri invece, come per esempio questo, basta che io vada a cliccare nel primo che diventa bianca la stringa, do un colpo di invio nella tastiera, mi sposto sotto con la freccettina che diventerà bianca e decido di farlo partire dal CD. Quindi in questo caso questo BIOS fa così. Altri BIOS, come vi anticipavo, si possono muovere cliccando l'F6 o l'F5. Quindi io metto il CD perché faccio partire il boot
dal CD. Voi, se volete farlo partire da USB creata precedentemente con il video che ho fatto prima, direttamente mettete sopra USB, quindi è quella esterna. Dopodiché dobbiamo salvare, perché per così, per com'è, se usciamo, ovviamente lui riporta tutto come prima al SATA. Per salvare, che si deve fare? Ci sono due opzioni. Quella di andare su Exit e fare Save, Changes and Exit, quindi fai salva i cambiamenti ed esci dal BIOS, oppure una che vi consiglio anche da boot stesso, potete cliccare F10, in questo caso invio che sarà su OK, però alcuni BIOS richiedono il tasto della conferma Yes, che potete dare con Y, quindi in questo caso io ora farò OK, quindi invio, voi dovete fare in quel caso prima Y e poi OK. In questo caso, una volta che io farò OK, direttamente il dischetto si chiuderà del masterizzatore e lui direttamente mi farà partire, dovete cliccare un tasto, lui vi dirà immediatamente che dovete cliccare alla partenza un tasto per confermare la partenza proprio dal disco, lo potete vedere qua. Perfetto, avete visto la scritta che dobbiamo cliccare, confermare con un tasto la partenza dal CD e DVD, e ora qua praticamente sta salendo il nostro sistema operativo, quindi ora qua dobbiamo un pochettino aspettare che carica il disco e prepararci per tutta l'altra fila. Sta cominciando a caricare il dischetto, attendete sempre, soprattutto su computer un po' datati, ci impiegherà molto tempo, mi raccomando, siate pazienti, aspettate, non toccate alcun tasto, non riavviate il PC, molte volte richiede anche parecchi minuti, soprattutto i PC datati. Perfetto, questa già è la prima fase di installazione, quindi qui semplicissimo dovete andare a decidere la vostra lingua, lasciate italiano oppure la lingua che volete, clicchiamo su avanti, in questo caso cliccheremo su installa, l'estetica può variare da Windows 10 all'11 un pochettino, però siamo sempre lì, le cose da andare a scegliere saranno sempre la lingua, sarà da cliccare avanti, da accettare i contratti una volta letti, quindi saranno sempre le stesse procedure. Perfetto, allora questa siccome è una multi-architettura, quindi una multi-licenza, io posso andare a decidere, dentro questo dischetto ci sono più Windows inseriti, posso andare a decidere la versione che più mi interessa, quindi in questo caso praticamente questo computer è un computer antico e gira su piattaforma, abbiamo detto, questo ve l'ho detto già nel precedente video, gira su piattaforma 32 bit come CPU, quindi in questo caso io andrò a scegliere l'86. Se il vostro processore invece gira su 64 bit, mi raccomando andate a scegliere qualsiasi versione, Home, Education, Enterprise, Professional, però che sia la 64 bit, quindi che trovate, per intenderci, qua sotto. Quindi in questo caso io installerò nel mio la Windows Home 86 e cliccherò avanti. In questo caso leggerò tutto il contratto di licenza, accetterò, non possiamo fare altrimenti, e cliccherò su avanti. Perfetto, questa è una fase importantissima per formattare in maniera impeccabile, perfetta i vostri computer. Non dobbiamo andare noi su aggiorna, ce lo dobbiamo dimenticare. Noi per fare un'installazione pulita al 100% dobbiamo fare su personalizzata. Cliccheremo su personalizzata e qua importantissimo. Allora, questo hard disk è un hard disk nuovo installato. Se l'hard disk è nuovo, significa che è vuoto all'interno, quindi in questo caso io mi ritroverò, praticamente lo faccio ora, mi ritroverò ovviamente un'unica partizione, quindi mi ritroverò praticamente, per intenderci, l'hard disk da 250 giga, che poi fra il vario spazio che si piglia Windows per formattarlo, vedete bene che già se ne è presi sui 17,1 come giga, sono andati persi, ma è normale. Quindi se l'hard disk è completamente nuovo, voi vi troverete in questa situazione, non dovete fare altro che cliccare su nuovo, applica, ok, e lui creerà le doppie partizioni che servono. La prima ci clicchiamo sopra, diventa celestina, faremo formatta, ok. Seconda, stessa cosa, ci cliccheremo sopra, la faremo diventare azzurrina, formatta, ok. E già siamo pronti in questo caso per andare a cliccare su avanti una volta che l'hard disk è praticamente nuovo. Se invece l'hard disk praticamente è già un hard disk che voi avete all'interno del computer, però il computer praticamente si è guastato a livello di sistema operativo, però all'interno voi avete la partizione di ripristino, mi raccomando, già vi troverete un computer così o addirittura con più partizioni, quindi con partizione 3, 4, eccetera, eccetera. Voi dovete soltanto andare a eliminare e formattare, quindi fare questa procedura di elimina, ok, e formatta, quindi nuovo, applica
è formata, la dovete fare soltanto sulla partizione dell'hard disk dove non c'è scritto che è riservato per l'OEM, quindi significa che è la partizione dove avete il vostro sistema operativo, tutte le partizioni di ripristino, mi raccomando non eliminatele, perché in quel caso una volta che installate il vostro sistema operativo non si tirerà più il vostro seriale originale. Mi raccomando, sempre ripeto, quando andate a scegliere il vostro sistema operativo, sceglietelo in base al seriale che voi avete acquistato, che avete nel computer. Quindi se avete una versione home, montatela home. Se avete una versione professional, montatela professional. Se avete una 32 64 bit, attenetevi al vostro sistema operativo, perché se no il seriale non ve lo accoppia. Quindi significa che voi vi ritroverete un sistema operativo senza seriale, quindi soltanto in prova per 30 giorni. Dopodiché vi staccano praticamente il sistema operativo. Quindi abbiamo visto la differenza fra nuovo hard disk, quindi questo pezzo mi raccomando è importantissimo, fra nuovo hard disk e invece un hard disk già all'interno del vostro computer. Quindi in questo caso stiamo lavorando sul nuovo hard disk, ho creato io la partizione divisa in due, in questo caso cliccherò sulla partizione a 232 GB e farò avanti. Lui ora lavorerà proprio di continuo, sta copiando i file, già l'ha fatto in maniera immediata, ora preparerà tutti i file, quindi da 0 arriverà al 100%, poi finirà con le funzionalità, con gli aggiornamenti, se ovviamente avete il computer già collegato ad internet con una LAN, e poi farà, ho quasi terminato, quindi significa che farà le ultime installazioni, le ultime correzioni nel software. In questo caso quindi ovviamente dovete solo attendere che arriverà a ho quasi terminato. Ovviamente io lascerò lavorare il computer perché ci starà, questo abbiamo detto è un computer dove sto lavorando è molto antico, ha una decina di anni, quindi ci sarà anche credo quei 40-50 minuti, quindi poi con la magia, con lo schiocco di dita del mio Filmora vi porterò avanti sino alla fine, quindi ci vediamo a fra poco. Perfetto, come potete vedere ha quasi terminato, manca solo l'ultimo step, perfetto, in questo caso si riavvierà il computer fra 7 secondi, ma se non vogliamo aspettare possiamo cliccare qua sotto riavvia ora. In questo caso importantissimo ragazzi, non fate l'errore più che si fa all'inizio, che non è un errore, quello di cliccare il tasto quando vi compare che sta partendo dal DVD. Non dobbiamo più farlo partire dal DVD perché la procedura di formattazione, eccola qua, l'abbiamo fatta, ma questo di qui lo dobbiamo fare scorrere, quindi non dobbiamo toccare al secondo riavvio nessun tasto, mi raccomando, importante, perché se no vi riporta la procedura di partenza dal CD. Invece in questo caso lui sta partendo già dall'hard disk perché sta finendo di installare, scusate, il nostro Windows, quindi sta finalizzando tutto il sistema operativo. Perfetto, già qua incomincia a settare un pochettino il nostro Windows, quindi facendo l'avvio dei servizi, eccetera, eccetera. Vi dirà che occorrerà un po' di tempo, quindi dipende anche dalla velocità, abbiamo detto, del nostro computer, quindi farà la preparazione al dispositivo e quindi dobbiamo soltanto attendere. Mi raccomando, ripeto, non staccate nulla, anche se magari lo trovate come percentuale fermo da un po' di minuti, perché dipende quanto è antico il vostro PC, ci impiegherà più o meno tempo. Perfetto, come potete vedere ha detto che l'introduzione è finita, quindi ora si incomincia con i vari settaggi. Perfetto, qui dobbiamo scegliere soltanto la lingua, scegliete la vostra, io lascio Italia e cliccherò su sì. Qua la stessa cosa vale per la tastiera, cliccheremo soltanto italiano, cliccheremo di nuovo su sì. Possiamo aggiungere anche un secondo layout di tastiera, a me non interessa, se vi interessa potete aggiungerlo, a me non interessa, quindi ignora. Questo magari per chi ha la doppia lingua, quindi vuole una tastiera magari sia americana che italiana. Perfetto, qua siamo arrivati alla procedura della rete, quindi che lui, il computer vuole praticamente connettersi alla rete. Allora, qua dobbiamo comportarci in due maniere. O direttamente colleghiamo il cavetto LAN, in quel caso Microsoft ci obbliga a installare un account online, quindi con la classica email, quindi questo per la privacy non è il massimo, oppure possiamo ovviare a questo problema o staccando prende sia il wifi che il cavetto LAN, quindi non mettendolo, oppure seguendo praticamente anche un video stesso che ho fatto io di come creare un account offline, quindi un account che non è connesso a internet, praticamente con il nome stesso.
Quindi in questo caso, se voi arrivate a questa procedura e non vi spunta non ho internet, perché qui voi dovete cliccare su non ho internet, voi cosa dovete fare? Andate a guardare quel video che ho fatto io di come si crea un account offline Microsoft, perché non dovete fare altro che cliccare praticamente il tasto maiuscolo più F10 della vostra tastiera e dovete scrivere oob/bypass nro e dare un invio. Però non ve lo faccio vedere ora perché comunque esiste il video, quindi nel caso in cui non vi spunta, non vi dovesse spuntare non ho internet, perché è l'opzione che dovete farvi spuntare, direttamente andate a guardare quel video, che vi assicuro che una volta cliccato invio vi spunterà non ho internet. Quindi in questo caso io lo cliccherò. Dobbiamo cliccare proprio con continua, con l'installazione limitata, anche voi fatelo, è importante. È limitata soltanto perché non avete internet, ma poi di limitato non c'è nulla, il sistema operativo è perfettamente funzionante e vi ritroverete proprio qui al nome che io vi avevo detto quando abbiamo creato le nostre USB. Quindi in questo caso io posso mettere anche il signor, per esempio Mario, scusate per il maiuscolo che si è inserito, Mario Rossi, per esempio come nome. In questo caso cliccheremo su avanti, voi potete inserire anche la password se vi interessa, mi raccomando, se la inserite memorizzatela da qualche parte. Cliccheremo di nuovo ovviamente su avanti, dobbiamo attendere nuovamente. Intanto, se non volete utilizzare Cortana, vi dico di non utilizzare il riconoscimento vocale. Se voi invece volete insomma utilizzare anche il riconoscimento Cortana, potete mettere su usa. Io farò non utilizza perché io personalmente non lo voglio. In tutte le altre in tutti gli altri settaggi dovete cliccare sempre sul no, quindi no accetta, invia dati di diagnostica obbligatori, quindi non quelli pure facoltativi. Quindi per una corretta privacy mettiamo a tutto no. Se non volete utilizzare praticamente il riconoscimento per la lingua eccetera eccetera, cliccate sempre su no. In questo caso cliccheremo sempre su no, mi raccomando a tutto no, anche no di utilizzare le app di annunci, mettete su no accetta. In questo caso consente a Cortana di aiutarti per tutte le tue attività. Io metto non ora, se voi avete invece utilizzato Cortana, volete accettare Cortana, potete mettere accetta. A me non interessa, abbiamo detto Cortana e cliccherò non accetta. Riavvierà il computer e direttamente vi spunterà nuovamente la scritta ciao, quindi vi dirà che è in corso la preparazione del computer, che ovviamente sarà questa volta la finalizzazione, la chiusura finale. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, quindi questo varia in base alla diciamo potenza, al vostro hardware che avete all'interno del computer. Mi raccomando, so che può risultare snervante, come sta risultando in questo caso proprio mio, snervante formattare questa macchina di più di 10 anni, perché il tutto dovrebbe essere molto più fluido. È soltanto fluido perché utilizzo Filmora e ovviamente stacco i pezzi che ovviamente vanno in stand by, ma potete credermi che ha più di un'ora che io sto formattando questa macchina, è lavoro che invece in una macchina normale si dovrebbe fare sotto i poco meno i 20 minuti, quindi in questo caso sta risultando abbastanza snervante. Mi raccomando, anche per voi risulterà snervante nelle macchine un po' datate, però dovete attendere, ve lo consiglia pure lui, non spegnere il PC. Perfetto, ed eccoci qua, e qua praticamente avete il vostro sistema operativo già installato. Questo non significa che il vostro sistema operativo, vedete che è bello pulito, che sia pronto. Non è pronto, perché? Perché ora, importantissima a fine installazione, quindi già potete anche espellere il vostro disco. Cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che seguire 2 altri miei video. Non vi faccio ora di nuovo lo stesso video, perché risulterebbe un clone e veramente il video, che già ci siamo abbastanza dilungati, verrebbe ancora più lungo. Quindi in questo caso, come prima cosa che si deve fare, dobbiamo andare a settare in maniera impeccabile, soprattutto per una maggiore privacy, il nostro Windows 10 o Windows 11 che sia. Quindi in questo caso io vi lascio sia il link del mio video da andare a seguire di settaggi che già ho fatto, quindi dovete andare a seguire questo video che vi ritroverete anche come immagine sulla destra del monitor, e dovete andare, e vi servirà per andare a settare in maniera impeccabile o il 10 o l'11. Vi ricordo che è stato fatto mesi fa questo video, quindi qualche modifica potrebbe essere stata apportata nel frattempo da Microsoft con aggiornamenti, quindi magari qualche settaggio non si troverà più lì. Vi dovete attenere comunque al video nella maggior parte dei casi. Lo stesso vale se settate un 10 o settate l'11, se sia Home o se sia Pro
molte cose le fa fare solo su Pro, per questo magari non le ritroverete, questo perché magari poi non mi intempestate di messaggi dicendomi ma non c'è quello che tu hai spiegato nel video. Ecco, potrebbe essere un problema soltanto che voi avete l'Home e lì abbiamo lavorato su un Pro, oppure che magari avete proprio il 10 rispetto all'11 o viceversa. Dopodiché, una volta che avete settato in maniera impeccabile il vostro Windows, cosa dobbiamo fare? Dovete andare a scaricare immediatamente tutti i driver nel vostro computer, perché ovviamente mancheranno i driver. I più fortunati si troveranno già con internet collegato, tutti i driver invece già belli pronti. Non è belli e pronti, non è però una questione di tutti i computer che scaricano i driver. Quindi in questo caso vi dovete collegare di nuovo a quest'altro video che io già ho preparato su YouTube su come andare a installare tutti i driver in maniera corretta tramite l'ausilio proprio di un programma, quindi il Driver Easy, che è completamente gratuito. Quindi vi dovete andare a guardare, qua in alto a destra potete già trovare l'iconcina, però sotto il link in descrizione sempre del mio video ve lo lascerò. Quindi comunque non siete lasciati completamente da soli, cioè avete praticamente tutto il materiale per continuare non a installare, perché già Windows così è formattato, però a rendere veramente in maniera impeccabile ed esatta come deve essere formattato un PC oggi a 2024 in maniera precisa. Quindi andate a guardare prima il video dei settaggi di Windows e dopodiché il video invece dell'installazione dei driver. Ora, cambiando inquadratura, invece facciamo l'ultima chiusura della parte del video e tiriamo tutte le conclusioni. Ed eccoci di nuovo qui ritornate. Scusate i capelli tesi, però il computer effettivamente mi ha fatto arrivare i capelli tesi, perché vi ho anticipato che la macchina era abbastanza datata, oltre 10 anni, quindi con il Filmora vi anticipavo ho tagliato tutti i pezzi in più in stand by, ma vi assicuro che ci sono stato più di un'ora a formattare quel tipo di macchina, perché il sistema operativo ovviamente non andava bene. Però mi interessava farvi capire la procedura. Allora, avete capito che effettivamente è semplicissimo andare a formattare il computer, perché l'unica cosa che vi può risultare complicata è proprio l'inizio, andare a fare partire il boot, il BIOS. Perché? Uno, perché insomma dovete andare a capire qual è il tasso di avviamento del BIOS. Dico, potete perdere qualche minutino di tempo in più, però ci riuscirete a entrare all'interno del vostro BIOS. Secondo, poi, se siete fortunati a lavorare con un BIOS un pochettino antico come quello che ho io, diciamo è meno protetto possibile, perché prima non c'era tutta questa protezione nei BIOS, però vi potrebbe risultare un po' complicato, come anticipavo nei vecchi video che già ho fatto, far partire il CD o la pendrive dal boot, perché molte volte ci può essere il classico Secure Boot attivato. Quindi mi raccomando, se non vi parte il CD nonostante avete seguito il mio video, è perché, ahimè, siete incappati su un BIOS che è protetto. Quindi dovete soltanto andare alla vocina Secure Boot e andarlo a disattivare. Quindi in questo caso, dopodiché, nella maggior parte dei casi vi dovrebbe partire in automatico sia il dischetto che la pendrive, insomma quello che avete, il supporto che avete deciso voi di fare partire, di utilizzare per la formattazione. Dopodiché avete visto che è una cosa molto molto semplice. Vi ricordo poi alla fine di rientrare comunque a formattazione finita, installatevi i driver, settato il computer, prima di andare a installarvi tutti i programmi, rifate partire di nuovo dal boot, entrate e andate a spostare di nuovo la partenza, quindi non scegliete più il CD o USB, riportatelo di nuovo al vostro hard disk. Questo è importante perché significa che se accidentalmente vi dimenticate anche un film all'interno, un DVD di qualche programma, lui fa partire il dischetto, quindi non vi fa partire il vostro sistema operativo, e lì si può combinare un bel patatrack. Quindi in questo caso, a fine installazione di tutti i driver e settaggi, mi raccomando, entrate di nuovo nel vostro BIOS boot e risettate di nuovo hard disk come primario, come first, quindi primo ST, deve essere il vostro hard disk, SSD, M2, quello che sia. Quindi, dopodiché non vi dovrebbe risultare complicato andarlo a fare. Dico, ci potete provare, potete tentare. Se tutt'al più non ci riuscite a farlo partire, ahimè, dovete andare da un tecnico hardware che, insomma, già però avete capito che vi domanderà una cifra. Ho detto qua al sud siamo intorno ai 35 euro, al nord è molto di più, però già avete capito che quella cifra a cosa corrisponde? Corrisponde a prendere il materiale necessario, metterlo sulle pendrive, sui dischetti e poi fare tutto questo tipo di lavoro. Ovviamente lavoro che può essere più o meno lungo, può richiedere più o meno ore in base al computer che voi portate. Quindi un computer più datato occorreranno più ore, sarà più snervante andarlo a formattare. Un computer invece moderno sarà veramente bellissimo andarci a lavorare, perché è veramente veloce e risponde subito ai nostri comandi. Detto ciò, spero di essere stato chiaro il più possibile
capisco che è un argomento un pochettino complicato, però spero di avere chiuso diciamo il terzo e ultimo video della formattazione, anche se vi posso già anticipare che come video di formattazione ne farò un altro, perché effettivamente non è questa l'ipotesi più remota, più difficile, più complicata che si possa presentare davanti a noi, quindi la formattazione dal BIOS, dal boot, ma ne esiste anche un altro tipo di formattazione che credo che giocandomi qualche mano anche qualche tecnico non conosce, quindi esiste anche un altro tipo di formattazione che sì, quella è la più estrema che possa esistere, però in quel caso ne parleremo e dedicherò un altro video magari più avanti per non confondervi le idee, però ripeto che molti tecnici addirittura non sanno che esiste quest'altro metodo di formattazione. Detto ciò, sono sempre a disposizione vostra, scrivetemi nella mia email aio.info@libero.it se volete qualche chiarimento in merito a questo video o anche ad altri video, o con i vostri commenti sempre su YouTube. Ciao a tutti, alla prossima!